cambieremo postazione di lavoro. Vai con il primo colore. Si può cominciare. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. L'inverno sta arrivando e ormai siamo nel pieno dei lavori di trasformazione del nostro nuovo van. Dopo aver realizzato l'isolamento termico, siamo ormai vicini alla realizzazione delle finestre e del rivestimento interno. Intanto ci stiamo portando avanti anche con la preparazione della carrozzeria alla nuova verniciatura, ma da oggi arriva una vera e propria svolta per i nostri lavori. Il tempo a Milano è diventato veramente terribile, c'è una pioggia assurda e quindi cambieremo postazione di lavoro. Questo è il tempo a Milano, quindi come stavo dicendo non possiamo più fare i lavori all'esterno. Abbiamo fatto una lunga ricerca perché non è semplice trovare un box che sia alto abbastanza per fare i lavori e finalmente ieri abbiamo trovato il posto che fa per noi perché è uno spazio veramente grandissimo. Adesso Carlo è andato un attimo al supermercato a prendere acqua e cibo per oggi perché inizieremo finalmente a fare i lavori al coperto e ci potremo sistemare veramente bene. Accelereremo anche un po' i lavori perché negli ultimi giorni siamo andati un po' a rilento, quindi per fortuna abbiamo trovato il posto che fa per noi e stiamo proprio andando là. Eccolo tornato e ci beviamo una bella Radler al limone. Si può cominciare. Vi faccio vedere un po' il posto in cui siamo atterrati da qualche giorno. Lo abbiamo organizzato al meglio delle nostre possibilità e vi facciamo vedere un po'. Ecco qua ragazzi la zona Van Life Nirvan, dove abbiamo allestito tutta la nostra piccola officina con delle luci qui, poi c'è il tavolo. Qui c'è il nostro super furgo, qua ci sono tutte le luci, ormai siamo come su un set cinematografico e qua ci sono tutti i nostri pezzi di lavoro, tutto il nostro materiale. Qua c'è Carlo, si lavora all'opera e c'è il tetto altissimo, quindi ci stiamo bene. Diciamo che è un posto veramente underground, così come piace a noi, e ci abbiamo preso gusto perché ci stiamo trovando bene. Molto bene. Qui abbiamo realizzato un tavolo, questo qui c'è tutto il nostro materiale, pannelli, legno, rivestimenti vari. Qui abbiamo messo delle luci. Sere, sei veramente ben illuminata. Posso fare uno shooting. Comunque c'è anche una particolarità molto interessante, molto curiosa di questa zona in cui ci troviamo di Milano e ve la faremo conoscere anche meglio nei prossimi giorni. Adesso purtroppo dobbiamo lavorare, quindi non possiamo, però nei prossimi giorni andremo anche a fare un giretto in zona per farvi vedere una cosa molto interessante. Allora, il van è qui dietro alle mie spalle, c'è poca luce ma il sufficiente per fare delle riprese, per farvi vedere come procedono i nostri lavori. Ecco qui tutto il tavolo con tutti gli attrezzi un po' sparsi a casaccio perché siamo nel pieno dei lavori e questo è lo stato attuale dei lavori del nostro van. Nel video precedente ci eravamo lasciati alla coibentazione, ovvero all'isolamento termico del nostro furgone, che ha raggiunto un livello abbastanza avanzato, anche perché per finirla del tutto dovremo poi andare avanti con le finestre, come vi dicevamo, e poi con la rimozione della paratia che vedete lì dietro. In questo video ci concentreremo principalmente nel ricreare lo scheletro, un'ossatura sulla quale verranno agganciati poi tutti i vari rivestimenti che utilizzeremo nel nostro van. In particolare vedete che ho rivestito quasi il soffitto di questi listelli che poi serviranno
per agganciare il soffitto, quindi renderanno il soffitto solidale al rivestimento. E adesso sto cominciando qui a fare la stessa cosa però sui lati, perché oltre al soffitto ovviamente dovremo rivestire i lati del furgone e lo faremo tutto in legno con materiali diversi. Io intanto sto finendo di togliere lo strato trasparente del furgone perché manca pochissimo alla colorazione e ancora non sappiamo di che colore lo faremo, stiamo ancora discutendo, mancano 5 giorni e intanto lo preparo. Oggi siamo stati a scegliere i colori che faremo del nuovo van e abbiamo preso una prova per vedere se effettivamente è il colore che vogliamo fare. Quindi faremo una prova su questo montante che abbiamo tolto. Vediamo un po'. Agita bene, Vai con il primo colore. Bello. Wow. Mi gusta. Bello, Quindi colore del van deciso? Chissà. No, perché ci abbiamo messo un sacco di tempo per decidere, ma forse alla fine ci siamo. Sele si sta divertendo già a verniciare. A me piace un sacco. Sì, è più chiaro, meno grigio, in effetti l'altro era troppo grigio, questo è un po' più colorato, è molto carino, un bel compromesso. Comunque bellissimi i calzini bordeaux sulle ciabattine Sono bianche. in tinta. Noi torniamo nella nostra officina a continuare i lavori di rivestimento del nostro van. Benvenuti nella nostra casetta in costruzione, i lavori stanno procedendo, vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto. In particolare Carlo ha messo la struttura che servirà poi per ricoprire di legno, quindi sopra le perline e di lato il compensato. Carlo poi ha fatto queste cornici dove andrà il letto, ci consente di avere un letto lungo 1,93 x 1,40, quindi anche Carlo ci starà benissimo con la sua altezza. You wanted to, don't have what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave, the night is still young. All we need is now, don't ever let me go. We got the whole night, just let me feel you close. Abbiamo riempito gli scatolati con l'Armaflex perché ce n'era avanzato un po', quindi è tutto ben isolato. Abbiamo mantenuto degli spazi liberi sul soffitto perché faremo gli oblò, le finestre, quindi tra un po' ci attiveremo per iniziare a tagliare, fare questi lavoretti di finestre. Poi il colore ci abbiamo ripensato perché ieri abbiamo preso la bomboletta per provare questo colore, però poi l'abbiamo visto al sole e non ci è piaciuto perché era un po' troppo chiaro, era un po' un pugno in un occhio, perché dopo un po' secondo me stanca. E quindi oggi torneremo a fare le prove per trovare un altro colore, chissà se ce la faremo finalmente. Poi abbiamo fatto un cambio in corso d'opera riguardo al passaggio dei tubi dell'acqua, perché non so se vi ricordate, ma nel video precedente li avevamo fatti passare accanto ai montanti, però ci siamo resi conto che i tubi fanno un po' troppe curve e quindi con le vibrazioni e col tempo i tubi si potrebbero danneggiare. Perciò abbiamo ritirato tutto, quindi abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo rimandato la posa dei tubi a quando faremo il letto, perché si creerà un passaggio trasversale sul van e quindi li faremo passare praticamente al di sotto della rete del letto. Quindi per farvi capire bene ho rimosso i tubi da questo punto, infatti non ci sono più, e i tubi partiranno da qui quando ci sarà il letto trasversale e faranno appunto questo passaggio. Così si risparmierà sui tubi e anche poi saranno più isolati, ma soprattutto non si rovineranno con le vibrazioni perché faranno meno passaggi, meno curve, meno spigoli, eccetera. Don't
Quindi volevamo dire che stanno arrivando veramente un sacco di pacchi. Sembra già Natale in anticipo. Ci è arrivato il frigorifero, il condizionatore, tendalino, gli oblò. Di tutto, tra un po' poi vi monteremo faremo tutto. vedere Sì. tutto pezzo per pezzo, perché sono cose veramente di qualità. In tanti ci chiedete sull'omologazione. Ragazzi, noi ci siamo informati prima di fare tutti i lavori con allestitori e persone che fanno questo come lavoro, quindi interagiscono con la motorizzazione. Il nostro Quindi- consiglio è quello di rivolgervi a un allestitore della vostra zona, anche perché le leggi non sono chiarissime e variano molto anche da regione a regione, quindi purtroppo noi non possiamo rispondervi in modo adeguato perché Non è il nostro lavoro. Sì. E poi, come diceva Sere, le cose cambiano a seconda della motorizzazione. È una materia abbastanza confusionaria al momento in Italia. Quindi, detto questo, noi siamo a posto, non ci sarà nessun problema. Noi andiamo avanti con i lavori che si possono fare, che noi possiamo fare. Alcuni li daremo a un allestitore. anche perché, ripetiamo, è giusto capire i limiti, cioè le cose magari più complesse che non si hanno mai fatto, è giusto rivolgersi a una persona che sia esperta e lo sappia fare nel modo migliore, perché sono passaggi veramente importanti come l'elettricità o alcuni buchi nel telaio. Va bene il fai da te, però è giusto anche Fino a un certo punto. Esatto. Ecco. Quindi noi quello che riusciamo a fare lo facciamo vedere. Comunque adesso andiamo a scegliere l'altro colore, direi. ce la faremo oggi. Sfruttiamo speriamo. la bellissima giornata a Milano per poi continuare i lavori, perché stiamo praticamente preparando tutta la carrozzeria alla verniciatura, che non sappiamo ancora il colore. Però va bene così. Anche perché settimana prossima dobbiamo iniziare a bucare l'inverosimile. Perché loro fanno al contrario, invece che comprare la cover del colore del camper, si verniciano il camper col colore della cover. Eccezionale. È blu. Dai, guardate che bello. Adesso un pochino, Allora, siamo andati per l'ennesima volta al negozio dei colori e forse abbiamo trovato quello perfetto che fa per noi. Hanno fatto una ricetta apposta per noi perché noi avevamo un colore in mente, però non lo trovavamo sulle cartelle colori, perché poi viste in scala più grande veniva un po' diverso da quello che pensavamo. Quindi ci hanno fatto questo colore specifico apposta per noi che non esisteva e vediamo se è quello giusto, speriamo. Comunque questo era il colore vecchio, questo qui, che è anche carino, però su scala del furgone diciamo un po' troppo chiaro, quindi ora Sere in diretta andrà a spruzzare Vediamo. il nostro colore. Ti prego, fa che sia quello giusto. Ho paura. Bello!